Allora, in questo video parliamo di altezza e ortocentro, che è un punto notevole di un triangolo. Vediamo le caratteristiche principali appunto per poi andare a poter risolvere i problemi di geometria con questo argomento. Allora, vediamo intanto che cos'è l'altezza e lo scriviamo. L'altezza di un triangolo è relativa ad un lato, è il segmento perpendicolare condotto da un vertice al lato opposto. Quindi andiamo a scrivere così lo ricordiamo. L'altezza di un triangolo relativa ad un lato è quindi il segmento perpendicolare, questo è il simbolo che faccio di perpendicolare, condotto da un vertice al lato opposto. Okay, immaginiamo un qualsiasi triangolo ABC, chiaramente ha 3 vertici, quindi un segmento perpendicolare condotto da un vertice al lato opposto. Prendiamo come si disegna? Prendiamo sempre il nostro righello, quindi lo rotiamo di esempio prendiamo il vertice A, okay, prendiamo questo vertice A. Okay, chiaramente deve essere perpendicolare, quindi prendiamo queste okay, del vertice, ora no. Okay, vedete queste stanghette, questa qua e questa qua, ecco più o meno sono perpendicolari, quindi questa è dovete insomma io perché ce l'ho abbastanza grande, quindi prendiamo un diciamo qui, diciamo con il righello qua, questa no, è la prima per esempio, per farvi vedere, okay, okay, diciamo sono fatte così e poi applichiamo a tutte e 3. Vedete quando ho una perpendicolare chiaramente avrò, no, sempre l'angolo retto, quindi in questo caso per esempio ho 2 triangoli rettangoli, qua chiamiamolo, N, ad esempio ANC e ANB sono 2 triangoli rettangoli, okay. Quindi AN è l'altezza relativa al lato CB, okay. Questo quindi lo fate la stessa cosa con gli altri vertici, partite qua, fate la perpendicolare, prendete magari mettete un righello piccolino, lo mettete perpendicolare al lato opposto al vertice, tracciate la linea, poi fatti questi 3, ricordiamo che ogni triangolo quindi ha 3 altezze e ha 3 vertici e perché ha 3 lati e 3 vertici e quindi alla fine ottengo che le 3 altezze e queste 3 altezze che succede? Si incontrano in un unico punto detto ortocentro. E l'ortocentro abbiamo detto che quindi questo è il punto notevole di un triangolo. Okay. E qui facendo bene, in modo preciso appunto il disegno, quindi ecco qua che ottenete, quindi tracciando appunto perpendicolare al lato rispetto al vertice, 3 altezze e quindi questo punto che in cui si incontra si chiama ortocentro e come vedete ottenete, se li contate, 6 triangoli, rettangoli, che è 2 al lato, quindi possiamo scrivere anche qui, quindi prima altezza. Quindi per esempio CL in questo caso, relativa al lato AB
Poi la seconda altezza è ad esempio BK relativa al lato, CA e poi abbiamo la terza altezza che è AH relativa al lato, in questo caso CB. Ecco qua. Poi abbiamo detto che si chiama ortocentro, punto il punto di intersezione dalle 3 altezze, punto anzi in cui si incontrano le 3 altezze, e queste sono le cose fondamentali. Quindi ricordate ogni volta che voi disegnate, ottenete un'altezza, ottengo sempre internamente dei triangoli rettangoli, ok? Per ogni altezza ci sono due triangoli rettangoli. Adesso dobbiamo vedere la posizione dell'ortocentro a seconda del tipo di triangolo che ho. Bisogna vedere se è sempre interno o può essere anche esterno. Quindi adesso vediamo. Quindi vediamo la posizione dell'ortocentro a seconda del triangolo. Ok, se ho un triangolo, in questo caso acutangolo, quindi ho tutti gli angoli inferiori a 90 gradi, come vedete, okay, ottengo un ortocentro interno. Quindi questo è nei triangoli acutangoli, triangoli acutangoli. Poi tutti gli angoli sono minori di 90 gradi. Okay, quindi come vedete, no, dal disegno. E quindi cosa ottengo? Un ortocentro nei triangoli acutangoli, quindi l'ortocentro è interno e questo è okay. Andiamo a vedere nel triangolo rettangolo. Nel triangolo rettangolo, invece, l'ortocentro coincide con il vertice dell'angolo retto, quindi vedete questo qua, no, l'ortocentro coincide con il vertice dell'angolo retto, cioè di quello di 90 gradi, no, okay, che è quello che ho indicato adesso qui. Infatti come vedete, se voi pensate agli altri, diciamo 2 lati, nel triangolo rettangolo 2 delle altezze coincidono con i cateti, PA e AB, no, sono 2 altezze, AH è la terza altezza. Infatti facendo appunto, mettendole insieme infatti si incontrano nel vertice dell'angolo di 90 gradi del triangolo rettangolo. Ecco perché appunto coincide in questo modo. Le 3 altezze qua sono, CA, AB e AK. Qui le 3 altezze sono AK, BZ e, CH. Queste sono le 3 altezze, okay? E queste in questo caso qui.
Per quanto invece, riguarda un triangolo ottusangolo, quindi in questo caso ho un angolo ottuso, cioè maggiore di 90 gradi, mh, in questo caso sarebbe questo qui, no, quello in B, vedete? Più di 90 gradi, okay? In questo caso l'ortocentro, come vedete, è esterno. Quindi a seconda del triangolo ricordatevi queste 3, caratteristiche, proprietà. Chiaramente allungo, no, come vedete solo un'altezza interna, okay, di K, però allungata, le altre sono esterne, e quindi qui si incontrano, appunto faccio il prolungamento dei lati e incontro appunto l'ortocentro esternamente. Okay, chiaramente anche qui stessa cosa, anche qui per esempio ho dei triangoli rettangoli, vedete, BHC, poi ho l'altro in non so questi qua, per esempio CKO e poi un altro, per esempio CHZ, no, dall'altra parte insomma, okay? Questi possono essere triangoli rettangoli anche qua, okay. E questa è la, teoria appunto dell'altezza dell'ortocentro in caso, dovete affrontare dei problemi con questo argomento. È importante ricordarvi che, sicuramente che si formano dei triangoli rettangoli, quindi magari, potete applicare delle regole. Tutto qua. Ci vediamo, un altro video, in cui farò degli esempi appunto con l'applicazione di queste proprietà per essere sicuri così che, quando affrontate un problema di questo genere, lo fate veramente in poco tempo. Ciao e alla prossima.